La tendenza che prendiamo in esame adesso invece è quella realistica, quella che insieme a quella idealizzante sicuramente è più facile capire. La tendenza realistica prevede che gli artisti osservino la realtà e cerchino di riprodurla in modo fedele, evitando generalmente di abbellire o di nobilitare i soggetti. Quindi se ci sono delle imperfezioni le lasciano, non depurano il corpo umano dalle imperfezioni che tutti puntualmente abbiamo. È questo tipo di riproduzione esatta stata utilizzata e praticata in epoche diverse con esiti efficaci, e generalmente l'intenzione che sta alla base di questa tendenza realistica è quella di descrivere in senso critico una particolare realtà sociale e culturale, e attraverso le immagini vedremo come. Si parte ancora una volta dall'arte greca. Questa è una famosa immagine di una ubriacona, dall'altra parte c'è un bambino che sta giocando con un'oca. Ecco, queste sono immagini in cui sono rappresentati prima di tutto i soggetti che non sono o dei o eroi o atleti, ma persone comuni. Un bambino, addirittura una vecchia. Periodo dell'arte greca classica, rappresentare una persona anziana sarebbe stato quasi inconcepibile, e il bambino e soprattutto vedete questa anziana ubriacona sono rappresentati esattamente così come sono, non ci sono diciamo così ritocchi alle loro imperfezioni, alle loro caratteristiche. Se andiamo più avanti nel tempo arriviamo a una sorta di memento che riusciamo a cogliere leggendo il cartiglio in cui c'è scritto "col tempo", in cui questa donna ormai anziana, dipinta da Giorgione, indica a se stessa e a noi che la guardiamo cosa succede col tempo, e cioè come la bellezza è destinata a sfiorire e a terminare in breve tempo. Qui siamo di fronte a un'immagine dei Carracci, il mangiafagioli, e ancora una volta qui c'è la volontà di descrivere, potremmo dire, un momento di vita quotidiana, di vita comune, sicuramente non di una persona della nobiltà, una persona agiata che si sta nutrendo di cose, di alimenti poveri, e che ha rappresentato, dicevamo, senza nessuna intenzione di idealizzazione. Quest'altro dipinto celeberrimo è il Bacchino malato di Caravaggio, in cui pare che Caravaggio stesso abbia rappresentato se stesso poco dopo essere guarito da una malattia. Qui abbiamo la morte della Madonna, ancora una volta di Caravaggio, con la Madonna che è stata rappresentata basandosi sul cadavere di una prostituta che era morta annegata nel Tevere, quindi questo gonfiore che vediamo nella pancia è dovuto proprio al modo in cui è morta quella ragazza. E qua la crocifissione di San Pietro, sempre di Caravaggio, il realismo di Caravaggio si dice appunto, con questi personaggi che stanno alzando alla rovescio la croce su cui è stato crocifisso San Pietro, e se si guarda in particolare dei piedi, sia quelli di San Pietro ma ancora più quello dello sgherro qui in basso a sinistra, vediamo piedi sporchi, sono scalzi, toccano il terreno e quindi si sporcano, e così vengono rappresentati. E qua l'incredulità di San Tommaso, sempre di Caravaggio. Guardando questi corpi, guardando questi volti, possiamo parlare in modo compiuto di realismo. Abbiamo detto che spesso in alcune epoche questa modalità realistica è stata utilizzata anche per esporre delle critiche alla società del tempo. Qui abbiamo un dipinto di Courbet, siamo agli inizi dell'Ottocento, questi spaccapietre sono rappresentati nella durezza del loro lavoro, la durezza del materiale che lavorano, che arriva poi anche a rendere duri, a rovinare, a corrompere i loro corpi per la fatica del lavoro che stanno svolgendo. E qua, sempre di Courbet, abbiamo il funerale a Ornans, dove in modo molto chiaro sono rappresentate tutte le classi sociali dell'epoca, a partire da quelle del clero alle persone comuni, che stanno appunto dando l'estremo saluto al defunto che è già stato messo nella fossa che deve ricevere il suo corpo. E qui
Viaggiatore di terza classe è un altro pittore, si chiama Daumier, che rappresenta questi viaggiatori, sicuramente non di una classe agiata, dentro alla carrozza di un treno con gli abiti del tempo, quindi non c'è idealizzazione, come dicevamo prima, è una sorta di fotografia ante litteram, nel senso che l'immagine rappresentata afferma un momento di vita quotidiana dell'epoca. Facciamo un salto molto avanti nel tempo, arriviamo all'iperrealismo. Queste sono sculture di uno scultore americano, e qui ancora una volta quello che si vuole mettere in evidenza attraverso l'iperrealismo è una critica alla società americana. Quelli che vediamo sono soggetti presi dalla vita quotidiana degli Stati Uniti, e soprattutto vedremo nelle ultime foto lo scultore in questo caso vuole criticare la società dei consumi. Vediamo innanzitutto questa critica, la cogliamo soprattutto dalla corporeità, sono tutte figure sovrappeso, potremmo dire. Sicuramente quello dell'obesità, del sovrappeso è uno dei mali dei nostri tempi. Qui vediamo una donna delle pulizie, un altro operaio che sta svolgendo il suo lavoro, altro genere. Questi sono giovani, qui abbiamo comunque ancora delle icone tipiche del mondo americano. E qui proprio la critica che dicevo prima, questo carrello di spesa carico, stracarico di prodotti alimentari, la donna addirittura sta fumando, è a fare la spesa, i capelli scomposti, i bigodini, quindi una critica, dicevo, proprio alla America di quegli anni. L'ultima tendenza, quella espressiva, è quella in cui gli artisti a volte arrivano a deformare il corpo delle persone dipinte per comunicare sentimenti e pensieri personali. Li avevamo già visti nel Laocoonte. Lì parlare di tendenza di deformazione è fuori luogo, però effettivamente accanto a quel corpo perfetto che già avevamo visto nell'arte classica si aggiunge l'espressività del volto. Ho detto prima, l'imperturbabilità tipica delle statue dell'arte classica greca, del Doriforo di Policleto, ma anche delle statue di Fidia, viene a meno. Sul volto compaiono i sentimenti, compaiono le emozioni, compare il dolore. Ecco, questa tendenza che possiamo già quindi nominare nell'arte greca, la ritroviamo anche in epoche successive, soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento, per diversi motivi. Nell'Ottocento viene messa a punto la tecnica fotografica. Ecco, a quel punto la riproduzione reale, fedele del mondo, della natura, quindi dei paesaggi, ma anche, pensate al ritratto, quindi la raffigurazione del corpo umano, si ottiene in minor tempo, a una minor spesa, e per di più può essere replicata più volte attraverso la fotografia. A quel punto, perché un pittore dovrebbe continuare a rappresentare realisticamente i tratti fisionomici di un personaggio che viene chiamato a dipingere, dovendo per far questo impiegare molto più tempo e dovendosi far pagare di più? Quindi i pittori e gli scultori sono in un certo senso anche costretti a cercare una nuova modalità per raffigurare il corpo umano. Ma poi, andando avanti nel tempo, ci sono altri elementi che influiscono su questa tendenza espressiva. Ad esempio, Freud, quando inventa la psicanalisi agli inizi del Novecento, darà spunto ad altre correnti artistiche che prendono in esame l'inconscio, che cercano di rappresentare l'inconscio, penso ai surrealisti, attraverso la rappresentazione. Oppure anche la teoria della relatività di Einstein, che portano gli artisti a rappresentare la realtà in modo soggettivo. E qui allora chiudiamo con una rapida carrellata. Ecco, questi sono dipinti delle avanguardie storiche, quelle che vengono definite le avanguardie storiche. Partiamo con alcuni dipinti dei pittori che fecero parte del gruppo dei faux, delle bestie, delle belve, denominati così proprio per la forza che
usano nel utilizzare colori sgargianti, colori spesso in contrasto tra di loro, che fanno sembrare appunto delle belve, questa modalità, che vedete si soffermano su alcuni particolari del volto, li accentuano, li deformano per rendere in modo personale i ritratti di donne o di uomini. Qui abbiamo ancora pittori non faux ma espressionisti, questi sono gli espressionisti tedeschi, che ancora una volta giocano molto sull'uso di colori saturi, di colori contrastanti, e ancor più dei francesi deformano le forme del corpo. Arriviamo a alcuni dipinti di Scheele e poi arriviamo al cubismo, a Picasso. Ecco, nel caso del cubismo il discorso è legato ancora, come dicevo prima, alle nuove teorie che iniziano a circolare all'inizio del Novecento. Non è certo che ci siano legami diretti con la relatività di Einstein, ma erano quelli gli anni in cui Einstein andava elaborando la sua teoria della relatività. E cosa fanno i cubisti? I cubisti vogliono rappresentare sulla tela, quindi su due dimensioni, non solo la tridimensionalità ma anche una quarta dimensione, che è quella del tempo. Quello che noi vediamo raffigurato in un dipinto cubista è l'immagine, il corpo umano, non così come noi lo vediamo ma come lo conosciamo. Quindi dobbiamo immaginare un corpo umano o anche un oggetto come potrebbe essere una bottiglia, che viene fotografato in tutte le sue parti, davanti, dietro, ai lati, sopra o sotto, e poi le fotografie vengono disposte su un tavolo e messe tutte contemporaneamente in visione ai nostri occhi. Quindi noi vediamo l'oggetto raffigurato appunto non come lo vediamo ma come sappiamo che è fatto. Questo è il motivo che porta i pittori cubisti a rappresentare in questo modo il corpo umano, a scomporlo in tanti piccoli pezzi che messi insieme tra di loro ci restituiscono un volto o un corpo così come noi lo conosciamo e non come lo vediamo in quel momento. E chiudo con queste sculture di Giacometti, che è uno scultore contemporaneo che rimanda però a sculture di epoca addirittura etrusca, sculture di civiltà molto più antiche della nostra, e quindi in questo modo credo di aver dimostrato come queste tendenze sono riscontrabili in diversi momenti dell'arte, della storia dell'arte, partendo dalla preistoria e arrivando ai nostri giorni. Bene, a questo punto siamo arrivati al termine. Ovviamente avrete notato che anche queste volte sono stati più degli spunti, non c'è tempo di trattare in maniera approfondita tutto quello che abbiamo preso in esame. Spero che anche questa lezione vi sia piaciuta e vi aspetto per la prossima, che avrà come tema il modo in cui gli artisti hanno raffigurato il corpo e il volto di Dio nelle arti visive. Arrivederci a tutti.